Il calcio italiano fa un'altra figuraccia mondiale e perde, devo dire, l'ennesima grande occasione per mostrarsi, almeno agli occhi del mondo, un po' meglio di quello che evidentemente è, perché il caso Lukaku di fatto ci dice che in Italia alla fine chi paga è un calciatore che ha risposto con la sua solita esultanza, quella che in campo europeo non viene sanzionata, a dei cori razzisti di una decina di imbecilli presenti nella curva della Juventus. Questa è di fatto la sintesi di un paio di giorni che dal punto di vista della giustizia sportiva stanno facendo quantomeno discutere e anche giustamente direi, perché accettiamo la sentenza, accettiamo questa decisione, ne prendiamo atto, non possiamo far altro in questo momento. Allo stesso tempo però è il minimo, almeno da parte mia, sostenere che personalmente, ecco, faccio fatica a condividere questa decisione che è stata appena presa e ribadisco, il calcio italiano fa un'altra figuraccia, alla luce anche e soprattutto di un paio di precedenti importanti che vorrei ricordarvi. Prima però ben ritrovati innanzitutto amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio un po' polemico. Vi invito a lasciare un mi piace se siete d'accordo con me e con il mio pensiero. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale cliccando sul tasto iscriviti per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti esclusivi. Facciamo un po' di ordine innanzitutto. Che cosa è successo? Immagino avrete già letto su passioneinter.com, lo ribadisco per chi magari se lo fosse perso. Romelu Lukaku comunque salterà a questo punto il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì prossimo 26 aprile. La Corte Sportiva d'Appello ha quindi ufficialmente poco fa respinto il ricorso presentato dall'Inter in seguito alla squalifica di un turno che era scattata per l'attaccante belga, che era stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso nel finale abbastanza turbolento della gara d'andata a Torino. Lukaku, ve lo ricordo, segna su calcio di rigore il gol del pareggio dalla curva della Juventus, da alcuni, diciamo così, spettatori presenti nella curva della Juventus. Erano già partiti prima dei cori e degli urlati razzisti nei confronti dell'attaccante belga, ci sono dei video che lo testimoniano e li abbiamo ricondivisi. Lukaku esulta alla sua solita maniera, tra l'altro anche con la testa chinata e con gli occhi chiusi, fa il gesto del silenzio e poi avrebbe detto anche qualche parola del tipo muti, che però faccio fatica sinceramente a pensare che l'arbitro, che era così distante, possa effettivamente aver sentito. E a quel punto avrebbe dovuto sentire, immagino, anche i cori razzisti e quindi fermare la partita ed intervenire. Se ha sentito Lukaku, come ha fatto a non sentire quei cori? E se ha sentito i cori, perché non ha fermato la partita? Fatto sta che l'esultanza di Lukaku, a differenza, come dicevo, di quanto avviene tuttora in Europa o anche in Serie A, perché anche l'attaccante del Lecce ha fatto lo stesso gesto senza ripercussioni, comunque viene interpretata questa esultanza come provocatoria e scatta il cartellino giallo. Il secondo, quindi l'espulsione e un turno di squalifica. Una decisione che fa letteralmente, devo dire, il giro del mondo perché ne hanno parlato praticamente tutti i quotidiani, decine e decine di calciatori importantissimi, tra i più mediatici al mondo, si sono schierati con Lukaku, ne hanno parlato veramente tutti in maniera indignata. Nel frattempo anche la curva della Juventus è stata sanzionata con un turno di squalifica del primo anello della curva sud, che però dopo il ricorso viene eliminato. Quindi la curva della Juventus può riaprire, il ricorso dell'Inter invece, come detto, viene respinto perché un cartellino rosso non può non portare di fatto ad almeno una giornata di squalifica. A questo punto però, come vi dicevo, volevo ricordare 2 precedenti a cui avevo già fatto riferimento, anche qualche giorno fa. Il primo riguarda proprio la squalifica di un calciatore, un episodio simile avvenuto nel 2017, ma con un epilogo differente, perché si stava giocando la partita tra Cagliari e Pescara. In campo con la maglia del Pescara c'era un ex interista, tra l'altro, Sallei Muntari, che era stato bersagliato da una decina di tifosi del Cagliari, anche in quel caso con una serie di bu razzisti. Si era innervosito Muntari, che quindi prima viene ammonito per protesta, poi, visto che l'arbitro non interviene, abbandona il campo senza, diciamo, senza permesso, e quindi si prende anche il secondo cartellino giallo che fa scattare l'espulsione ed un turno di squalifica. In quel caso però, arrivò addirittura, diciamo, sotto la lente di ingrandimento, comunque sotto l'attenzione dell'ONU, perché intervenne anche l'Alto Commissario delle Nazioni Unite, che aveva parlato del gesto di Muntari come un esempio, anzi, di lotta contro il razzismo.
in quel caso lì, forse immagino a questo punto, anche per questo esempio arrivato dall'ONU, arrivò poi l'annullamento del turno di squalifica da parte della stessa Corte Sportiva d'Appello. Mentre riguardo al tema della squalifica della curva, la Juventus ha presentato ricorso ed è legittimo. L'Inter invece, se ricordate, in seguito ad un brutto episodio in una gara col Napoli, era stata sanzionata con 2 partite a porte chiuse più una terza gara con la curva chiusa, e non solo l'Inter non fece ricorso in quell'occasione lì, ma ne approfittò anche per lanciare una campagna di sensibilizzazione contro il tema contro il razzismo, appunto, la campagna BU, Brothers Universally United, che vinse anche diversi premi e diversi riconoscimenti a livello internazionale molto importanti per quella che era stata la sensibilizzazione, appunto, che l'Inter aveva portato sul tema. E a questo punto, andando verso la chiusura, senza entrare in discorsi di maglia e di tifo, perché so che poi anche questi temi spesso vengono riportati da molti dentro la lotta tra tifosi, e invece non è questo il mio obiettivo e non mi interessa. Io credo che l'Inter, ad esempio, da un brutto episodio abbia colto un'importante opportunità per fare un qualcosa di importante, appunto. Il calcio italiano invece, ancora una volta in questo caso, pensa evidentemente che basti mettersi una patch, fare qualche riunione ogni tanto tra politici e tante chiacchiere, mentre di fronte a questi casi concreti che, ti possono dare anche un'esposizione mediatica molto importante da cogliere in positivo, invece ancora una volta si serve l'assist alle critiche e all'immagine pessima che anno dopo anno stiamo di fatto contribuendo comunque ad esportare anche all'estero. E poi siamo qui tutti a sperare che possano arrivare investitori per poter avere più soldi e competere contro contro le altre potenze. Ma sono abbastanza perplesso e abbastanza anche indignato, quindi per questo epilogo di questa vicenda. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, mi scuserete magari per lo sfogo, ma di fronte a questi episodi rimango sempre più perplesso davvero. Nel salutarvi vi lascio in descrizione il link per iscrivervi alla newsletter gratuita di Passione Inter, newsletter che è arrivata all'episodio numero 100, quindi se vi iscrivete subito, ripeto, completamente gratis, all'interno della newsletter numero 100 trovate anche un regalo speciale per tutti voi, quindi mi raccomando iscrivetevi. Vi lascio poi anche un approfondimento da non perdere per chi ci segue in podcast, link in descrizione, mentre per chi ci sta seguendo da YouTube molto semplice, vi basta cliccare proprio qui.